Ragazzi, questa gara è stata peggio di un film horror. 20 giri di nulla e poi il degenero. Come quando la tizia o il tizio che stanno a fare per una brutta fine sentono il rumore in cantina e giustamente loro cosa fanno? Vanno a guardare cosa succede. Cioè, scappa, fai qualcosa, e invece nulla, sai che di lì a poco succederà il disastro. Comunque, non so voi, ma io sono ancora sudato. Mi sembra di aver corso tutta la gara in sella con Pecco. In ogni caso, tempo di cambiarsi la maglietta, iscriversi, mettere like e andiamo con il post GP. Questa volta partiamo dall'analisi della gara, ci sono tanti punti da analizzare. Il primo, ovviamente, Bagnaia e il suo weekend da mostro. Ha dato una dimostrazione di forza mentale veramente rara. L'insieme di fattori che ha dovuto sopportare Pecco ha dell'incredibile. In ordine, un Quartararo attaccato agli scarichi per più di 20 giri, la pressione che si stava accumulando attorno a lui dopo il botto di Portimao, unito a tutte le gare prima sottotono per una sfiga o per l'altra, e di conseguenza il dover dimostrare di lì a poco un qualcosa nonostante la condizione fisica non perfetta. Senza dimenticarci la situazione spinosa di un compagno di squadra più avanti in campionato e ancora senza contratto. Nonostante tutto, nel momento più difficile è uscita una gara capolavoro e il merito è solo suo. Da pilota vi assicuro che fare 20 e passa giri al limite leggendo sulla tabella che il tuo avversario è lì dietro incollato agli scarichi e non perde neanche un decimo, qualche decimo l'ha perso ma vabbè, è un qualcosa per cuori forti. In più, in 45 minuti di gara non ha fatto una sbavatura, che sia una linea sbagliata, un leggero lungo, niente. È stato semplicemente perfetto. Adesso possiamo finalmente dire che il mondiale di Pecco e il team ufficiale inizia da qui, anche perché caso vuole che l'unica pista dove le GP22 hanno girato e quindi avevano dei dati sui quali poter lavorare sono andate bene. Secondo me nelle prossime piste europee più classiche i valori in campo dovrebbero stabilizzarsi, anche perché la classifica di campionato fino adesso non rispecchia i veri valori in campo, per me. Rins ad esempio non lo vedevo come un candidato al titolo e difatti, come detto nell'ultimo post GP, il caro Rins è tornato a fare il Rins che tutti conoscevamo. Errore gravissimo in gara, un sacco di punti persi e meno 20 dalla vetta del campionato. Poi c'è Marquez, nel bene e nel male, dal lato sia tecnico che umano, per quello che sta passando è da ammirare. Ci vedo parecchie similitudini con Hamilton, tutti e due grandi campioni che dall'oggi al domani sono diventati umani e purtroppo devono farci i conti. Nel motorsport la parola ieri conta poco se non pochissimo. Piloti forti scaricati dopo 5 gare, pluricampioni del mondo messi in discussione per un inizio di stagione non propriamente nelle loro corde. Cari miei, fa parte del gioco e bisogna abituarsi. Hamilton sembra non averlo ancora capito, perché il processo probabilmente è iniziato da troppo poco tempo. Invece Marquez sì, e adesso vi spiego anche il perché. In questa ultima gara ho visto qualche sprazzo, qualche lampo del vecchio funambolo, in chiave più matura però. È stato lì dietro per tutta la gara, evitando all'inizio sorpassi impossibili che potevano far perdere tempo, far rientrare quelli dietro e via dicendo, ma quando gli si è chiusa la vena a 6 giri dal termine, ha fatto rivedere quelle magie che non vedevamo da tanto tempo. Classico sorpasso impossibile su Miller con conseguente salvataggio di gomito. Era da anni che non riusciva a fare il suo famoso salvataggio. E lì, cari miei, è istinto. Sono gli automatismi, la sicurezza che sta tornando, man mano che il corpo ovviamente va migliorando. Da lì a tornare al cannibale che ci ricordiamo ai tempi dove praticamente già ci immaginavamo un futuro con Marquez campione del mondo 20 volte, e non ditemi bugie perché anche voi lo pensavate, nel momento dove dava 1,5 secondi in qualifica al secondo, cioè era mostruoso, però basta niente per cambiare la storia, per cambiare una carriera e per passare da essere il pilota più chiacchierato del paddock a un pilota normale che se la gioca per fare il quinto o sesto posto. Cioè, se ci pensate, immaginare quel Marquez in questa situazione attuale era completamente impossibile. Un'altra sua grande dimostrazione di consapevolezza e maturità è stata nelle sue ultime dichiarazioni, se vogliamo proprio dirlo, di
inferiorità al momento attuale rispetto al livello massimo che c'è in MotoGP in questo momento. E come è stato con Bagnaia dopo i suoi errori dell'inizio stagione, tutti a dargli addosso come solo il mondo dei social sa fare, senza fermarsi un minuto in più ad analizzare un minimo meglio la situazione. Ma tanto lo sapete, rimanere superficiali è molto più facile rispetto a studiare un caso nella sua complessità e interezza. È un pilota che non aveva ancora conosciuto la paura e la sofferenza. Al contrario, adesso ci è passato attraverso e vede il tutto con occhi diversi. Se pensate che sia finito, per me vi sbagliate di grosso. Espargarò, gran podio sfruttando l'estro di Marquez, che gli ha spalancato la porta verso la terza posizione. Nonostante tutto, e non me ne vogliate, lo vedo come un onestissimo lavoratore del manubrio che sfrutta tutte le situazioni possibili e le porta a casa senza un errore. Ma sia lui che alla Aprilia gli manca quel pizzichino di velocità pura per essere considerato un vero papabile per il campionato. Anche perché oggi, ragazzi, Quartararo e Bagnaia hanno fatto un altro sport. Il terzo ha preso 11 secondi, tanta roba. Quindi più che parlare di mondiale, se l'Aprilia con Espargarò finirà nei top 3, dal mio punto di vista devono essere contentissimi, cioè sarebbe già un gran successo, soprattutto dopo l'inizio del progetto Aprilia in MotoGP, che ha stentato veramente tanto a decollare e solo dopo tanti anni stanno raccogliendo i frutti. Quindi la strada è quella giusta, però secondo me ancora un pochino di tempo ci vorrà per il colpaccione grosso, insomma. Per il resto, Bestia ha limitato i danni in un weekend non proprio al top, dove è caduto in qualifica, quindi ha fatto il suo bel passettino, è tornato su top 10. Dalla prossima gara però dovrà essere lì davanti, perché ragazzi corrono forte. E Quartararo di riffa o di raffa riesce sempre a essere lì, a essere veloce, a prendere i punti che servono, e per Bagnaia recuperare quel gap che adesso si è aperto sarà tosta. Vignales si scontra con qualcuno in partenza ed è sempre un calvario, e infine il buon Paul Espargarò disperso. Proprio su questo punto ci sono da fare le ultime due parole. Qualche sella inizia a scottare. Quartararo alla fine, per evitare salti nel buio e per prendere i soldi che vuole, probabilmente resterà in Yamaha, anche grazie a questi ultimi risultati che hanno lisciato molto la strada verso la firmettina del contratto. E oltre a questo aggiungiamoci anche che i vertici Yamaha, dalle ultime dichiarazioni, non sembra neanche che stiano rinnovando con un pilota, ma sembra che stiano facendo il corteggiamento a una bella figa. Scusaci per i nostri errori, saremo più bravi, ti daremo il motore che vuoi, eccetera. E alla fine a un pilota questo piace. Quindi gli unici punti interrogativi a questo punto rimangono Miller e il buon Paul Espargarò. Secondo voi alla fine saranno riconfermati o li cacceranno via a calci nel sedere? Su questo punto interrogativo vi saluto, il post GP è finito, ma vi do appuntamento a Vallelunga per questo weekend dell'8 maggio, dove ci saranno ben 2 gare del CV International, e ovviamente potrete anche vederle in live sul mio canale Viola e sulla mia pagina Facebook.